Mi sentite? Perfetto, non badate a queste scritte che sono scritte a caso. Questa è una prova e anche un modo un po' per perdonarsi di quello che è successo. Perdonare quello che è successo, farsi perdonare per quello che è successo ieri. Infatti la qualità dello streaming era veramente bassa, credo di aver preso gli accorgimenti corretti perché almeno sia decente. Vedete, la risoluzione non è ottimale, però quantomeno dovrebbe andare. Il punto è lasciare il telefono che fa da antenna molto molto spostato verso la finestra. Io mi metto qua a parlare per una mezz'oretta, chi viene viene, chi non viene non importa, anche perché è semplicemente un modo per rompere il ghiaccio in questo che è effettivamente un nuovo canale, anche se è una spalla di quello che è il canale principale. Se arriva qualcuno tanto meglio, perché ieri abbiamo tentato di fare un po' di comunicazione, l'unico a farmi una domanda è stato The Seven, ho cercato di rispondere, era riguardo la sfida eventuale fra Torto e Jacobs campionati al biangolare di Kiev contro gli Stati Uniti. È venuta fuori la notizia che Jacobs non parteciperà a quella gara per colpa della piccola noia muscolare che ha avuto già a partire dai campionati della Coppa Europa a squadre dello scorso mese. Quindi peccato che Jacobs non sia al top della condizione con i mondiali che si avvicinano. Comunque sia un bene di aver ritrovato Tortu. Ok, allora quello che volevo fare adesso è aggiornare questa scritta qua sotto che non c'entra niente adesso. E quindi live. Allora, parliamo di quello che volete voi. Ok, se io scrivo questo, teoricamente e attivo il programma di Python dovrebbe comparire nella scritta in basso anziché quelle notizie o vecchie o false che ho scritto, altre robe più attinenti. Ok, non dovrebbe esserci nessuno connesso in questo momento e ci sta, una live completamente a caso. Comunque sono delle prove, quindi continuo ad andare avanti più o meno fino alle 22, lo dico per eventuali persone che compariranno magari più tardi, non sapendo di che si tratta. Molto bene. C'è qualcuno su Twitch? Questo è interessante. Amico, se sei qua in diretta, a vedermi in diretta, fatti vivo in live chat. Volevo dire appunto che sto streamando grazie a Restream, al fine non solo di essere presente su YouTube, ma anche su Twitch. Come vedete qua in alto a sinistra c'è un doppio counter, sia per YouTube che per Twitch. È una cosa che per chi monetizza è totalmente fuori di testa, perché disperdere il proprio pubblico è un modo completamente sbagliato per guadagnare abbastanza soldi, però siccome siamo agli inizi non ce ne frega niente. Il mio obiettivo è quello di coinvolgere più persone possibili, quindi se si trovano su una piattaforma o su un'altra è bene che comunque riescano a raggiungermi per parlare di atletica leggera. Ok, quindi sì, parliamo di quello che volete voi. Una scritta molto brutta qua sotto. Vediamo se riesco a scrivere qualcosa di più carino sotto. Allora, live di inaugurazione del canale Twitch. Vedo che oggi la qualità almeno è decente. Credo che sia un po' una beffa questa, considerato che ieri ho penato tantissimo e non ho ricevuto nessuna soddisfazione da quello che è venuto fuori. 50 minuti che si vedevano a scatti con un sacco di frame droppati, anche se ce ne sono stati parecchi anche qua di frame droppati, soprattutto all'inizio, prima che mettessi il cellulare di fianco. Ok, quello sparuto visitatore di Twitch si è dileguato, ora è tornato. Si aggiorna molto lentamente. Inizia a esserci gente anche su YouTube, vedo. Ragazzi, questa è una live di prova, l'inaugurazione ufficiale, diciamo, del secondo canale del Mezzofondiere su YouTube e del canale di Twitch del Mezzofondiere.
Considerato quello che è successo ieri, una live completamente da buttare per colpa dei problemi di connessione, adesso la connessione è piuttosto decente, quindi se volete parlare di atletica leggera io sono qua fino alle 10. Questa è sia una prova che un modo di farsi perdonare per quello che è successo ieri, diciamo. C'è una chat qua sotto, che vedete sulla sinistra di Restream, che permette di vedere i messaggi sia da YouTube che da Twitch e metterli tutti insieme. Come sempre, anche se ho cambiato un po' la grafica, abbiamo l'impostazione della reaction, in cui abbiamo anche il nostro amico, l'interfaccia di Google, insomma di Google Chrome, con la quale possiamo vedere anche dei risultati dell'atletica leggera. Ora, siccome non si presenta nessuno, iniziamo a guardare robe per prendere spunto dal sito della FIDAL. Allora, si avvicina il Menea Day. È un Menea Day particolare perché siamo al 40° anno dall'impresa di Menea del record del mondo su 200 metri. Il che mi fa presagire che forse un bel video a riguardo dovrei pur farlo. Se ho avuto tempo, perché mi pare che sia proprio il giorno dell'esame che sto preparando. Benissimo. Poi vediamo Dossena e Epis in estrema forma, si stanno avvicinando ai campionati del mondo, molto bene nella maratona. Anche nella marcia non male, Chiesa in forma mondiale. Ci sono un sacco di gare di asta in piazza ultimamente. Se non lo sapete, Great Naki, la cadetta che proprio ultimamente ha ottenuto la possibilità di fare il titolo italiano, perché non ha ancora la nazionalità, nel salto con l'asta, per i meriti che ha, è riuscita non solo a vedersi convalidato il titolo italiano che avrebbe già fatto appunto se fosse italiana di diritto, ma l'ho pure migliorato, credo intorno a 3,50 m, insomma. Un attimo, ok, eccola qua, Naki, 3,80 m ad Aosta. Tra poco i mondiali master della corsa in montagna, mondiali particolari, perché nonostante la dicitura sia quella di corsa in montagna, sono nelle scogliere della Puglia. Poi la sfida di Warholm, che ha avuto un sacco di risalto anche sul della FIDAL, il randazzo che punta a Doha, se ne parlava ieri, se qualcuno è riuscito a sentirlo, dopo l'8,07 m che ha stabilito nuovo primato personale a Rovereto, al palo Città della Quercia, ancora non è certo della partecipazione a Doha, quindi sta sperando con tutto il cuore di riuscirci nelle 3 settimane che mancano. Quindi abbiamo le serate di salto con l'asta e qua parliamo di torto. Quindi queste sono le ultime notizie dell'atletica. C'è una cosa interessante di cui volevo parlare per eventuali ascoltatori. Ora, anche se state zitti, qua dovrebbe... Eccoci qua, siamo a 2 spettatori online su YouTube e 1 su Twitch, che è notevole considerata la situazione molto particolare di questa live. Stavo dicendo... una cosa molto interessante che è comparsa sul sito di Queen Atletica, di cui parlo in maniera completamente senza nessun accordo, insomma, non c'è nessun accordo fra noi. Infatti non mi hanno nemmeno sponsorizzato il video che ho pubblicato, ieri sul canale principale, di cui andavo molto fiero. Evidentemente non è nei loro interessi, quindi questa è totalmente pubblicità gratuita nei loro confronti. Però c'era un articolo di cui volevo parlare molto interessante, che era la classifica delle province d'Italia in merito ai risultati di atletica leggera, cioè le province più atletiche d'Italia, più sportive d'Italia per il settore atletica. Ora andiamo a vedere nel particolare quali sono stati i criteri, che sono molto interessato a sta roba. Avevo in mente un video simile, basato sul numero di persone in nazionale, non so se qua la cosa è diversa. Ok, qua dice che la Liguria, una delle regioni più sportive, con tutte le province nella top 50, più o meno nella prima parte. Allora, andiamo alla nota meteorologica, quella che mi interessa, tra le pubblicità che caricano. Ok, centinaio di parametri considerati.
50, allora, vabbè, in base a tutti gli sport, e noi estrapoliamo la graduatoria basata sull'atletica leggera. 32 graduatorie elaborate. Quindi, tra le cose che considerano sia gli enti di promozione sportiva, le discipline paralimpiche, sport legato alla storia, società con almeno 100 anni di vita. Poi tasso di praticabilità sportiva legato al numero di sport che si possono fare e impianti disponibili, credo. E il fattore sport e cultura, credo anche in base ai risultati. Tra le 30 graduatorie sicuramente anche questo ci sarà. Ok, quindi niente, Savona è al primo posto in Liguria con 353 punti, però andiamo a vedere la fonte primaria. Sole 24 ore, province sportive, Italia. Ah, Trento è la provincia più sportiva d'Italia. Allora, sono nel posto giusto. Molto bene. In Italia adesso ci sono 107 province. Salve, 3 spettatori su YouTube. Andiamo a vedere quali sono le province più sportive d'Italia. Aspettando che carichi. Qua abbiamo Agrigento. Allora, Trento con 1000 punti è la provincia più sportiva d'Italia, davanti a Trieste e Macerata. Quindi, avete capito il senso della coppia Battocletti-De Marchi? Battocletti del Trentino e De Marchi Terestino? Sono la rappresentazione plastica di questa classifica. E poi, sorprendentemente, almeno per quanto pensavo io, però evidentemente c'è un sacco di merito, il terzo posto va a Macerata con 831 punti. Poi ci sono confronti tra le province. Eccoci qua. C'è un gran distacco tra Trento e Trieste e le altre classifiche. Treviso, Cremona, Genova, Bergamo, Firenze ottava, Cagliari, Rimini, Livorno. Quindi insomma, io che sono anche livornese, diciamola com'è la situazione, non ero messo male nemmeno prima. La distanza tra queste province prime classificate e le ultime si fa molto alta. Guardate queste medaglie, queste maglie nere. Andiamo al 100° posto, Caserta, 207 punti. Ora non so se è una scala lineare, ma siamo 5 volte sotto Trento. Poi Cosenza, Taranto, Caltanissetta, Agrigento, Nuoro, Sud Sardegna ed Enna. È un peccato per la situazione nelle isole, forse Palermo è sicuramente più in alto, ma per quanto riguarda la Sardegna, una cosa di cui mi sono sempre lamentato è il fatto che le classifiche fide della Sardegna non sono reperibili su internet, almeno non lo sono sul sito principale, ed è difficile trovarle. Ragazzi, se siete in live e volete fare domande, guarda, vi spiego come si fa, c'è una live chat, lo dico per quelli che sono un pochino timidi. E così si scrivono messaggi. Intanto vi ho salutato. Quindi questa è la classifica delle province più sportive d'Italia. E adesso andiamo a dividere la classifica in base allo sport. Allora, eccoci qua, la classifica per l'atletica, quella che ci interessa. Abbiamo circa altri 10-12 minuti di live, tanto è così. Rieti si mantiene in prima posizione. Ora, io forse mi ero sbagliato, ma la buona vecchia qui in atletica aveva scritto diversamente, almeno a quanto avevo riportato io. Trieste adesso è pur sempre seconda, però stiamo parlando adesso della sola atletica, e Lecco in terza posizione. La distanza è notevole rispetto a sempre Macerata, che continua a essere terza. No, qua siamo rimasti alla classifica generale. Non è possibile vedere la classifica totale in base all'atletica?
ci sono un sacco di grafiche interessanti e carine, ma mi sa che per l'atletica la classifica generale è difficile da trovare rispetto allo scorso anno. Ecco, qua siamo con l'atletica. Bene, si è aggiornata. Quindi Rieti è molto molto avanzata rispetto alle altre. Trieste, Lecco, Livorno è la quarta in Italia per l'atletica leggera. Grazie alla benamata Atletica Livorno, quello che è successo, mi immagino, siamo risultati di Boninti, di Rachele Mori, la nipote, credo, di Mori, l'ostacolista. Poi abbiamo Fermo, Pordenone, Aosta, Venezia. Beh, qua Trento è un po' indietro, in 10ª posizione, ma con la metà dei punti, addirittura la metà dei punti, quasi la metà dei punti rispetto a Livorno. Ok, e qua la distanza con le ultime è ancora più grande, assurda, ed è pur sempre Cosenza in ultima posizione, Crotone, Avellino, Vibo Valencia, posti in cui purtroppo l'atletica si mastica poco, anche Napoli. Questo è un vero peccato. Beh, c'è gente da Napoli che ha fatto vedere robe, soprattutto nel mezzofondo. Cioè, il nostro mezzofondo si è basato sulla matrice napoletana negli anni 90, fino agli anni 90, anche agli anni 2000. È un vero peccato trovarla così indietro. Ok. Adesso vado a vedere qualche risultato delle gare di ieri. Sapete, ieri c'era stato il meeting nazionale internazionale di Bellinzona, dove Gatlin ha regolato Rogers su 100 metri, 9,90, era sceso sotto 10 secondi, 9,98 credo, lui in prima posizione, 10 secondi netti per Rogers. Una gara interessante, c'era un Jacobs atteso, credo fosse a Berlino, ma naturalmente non partecipando nemmeno alla prossima gara, quella dell'incontro internazionale con l'America, era ovvio che non sarebbe stato nemmeno là nelle gare di ieri. Tante robe interessanti nell'asta, eccoci qua. Una roba che sta per accadere e di cui tanti mi hanno chiesto insistentemente di preparare un video sono i campionati europei master su pista. Non vi arrabbiate se il video uscirà alla fine come recap oppure durante, non credo di avere molto tempo purtroppo per dedicarmici, anche perché se avessi molto tempo per dedicarmi a una cosa del genere sicuramente ci sarebbe tempo anche per altre cose. Per quanto riguarda i master, sono una categoria un po' bistrattata rispetto a quello che è il ruolo che hanno, cioè di far far cassa alla FIDAL. La categoria master è sicuramente la fonte di reddito maggiore per quanto riguarda la federazione, essendo noi uno sport povero che rispetto ad altri, rispetto agli sponsor, con gli sponsor campa veramente poco. Andiamo su a vedere quali saranno i partecipanti. Allora, Venezia è indicata come la città ospitante, non so se lo faranno a Mestre, credo. Tante le nazioni. Ah, Raf, ciao. Questa, stavo dicendo prima, è una live a metà tra la prova e la riparazione rispetto a quello che è successo ieri, con la connessione di bassa qualità che non mi ha permesso praticamente di farmi capire, perché insomma la metà dei frame, la metà del video era praticamente a scatti. Vado avanti fino alle 10, oltre ad essere appunto una prova, un rompere in ghiaccio per questo canale, è anche il modo di inaugurare l'altro canale, non su YouTube, il canale Twitch. Canale Twitch perché praticamente cerco di pescare a destra e a sinistra. Per questo genere di cose la monetizzazione non mi interessa, quindi avere tanta gente concentrata in un'unica fonte, che sia YouTube o Twitch, non mi interessa. Bene che ci siano tante fonti da cui può arrivare gente. Per parlare appunto d'atletica, quindi stavo qua a vedere i campionati europei master che stanno per iniziare tra 3 giorni a Venezia
E la prima cosa che vedo sempre quando ci sono queste gare master è i più vecchi. Quali sono i più vecchi iscritti? Allora, Gabriele Bianchi, classe 23, farà i 200 metri, unico partecipante, e i 400 metri. È un peccato non vedere Ottaviani, spero che sia in buona salute, per quanto uno possa... Beh, lui è sempre in buona salute, però c'ha 100, 102, 103 anni, il signore. Per quanto riguarda le donne, è interessante vedere che rispetto agli anni passati la situazione si è invertita, perché abbiamo più donne. No, qua siamo Master 85. Fa vedere qua. Abbiamo più donne nella categoria Master 95 che gli uomini. Addirittura Elfriede Fax, classe 1920, 99enne, per l'Austria, sfiderà Nora Cutti nel getto del peso 2 kg. Assurdo. Aspetta, fa anche il pentathlon lanci Nora Cutti. Allora, tornando agli atleti di livello anche per quanto riguarda la categoria assoluta, andiamo a vedere se ci sarà Raineri. Che categoria è Raineri? Master 40 ancora? Non credo. Iacomino 407 scritto nel 1500. Lui che è un atleta veloce che viene dagli 800 potrebbe puntare a una medaglia, dipende dal tipo di gara. Allora, proviamo con i 5000 M45 alla ricerca di Raineri. Andiamo a vedere di che anno è. È del 73, quindi ha la bellezza di 46 anni. 45 già compiuti, quindi è categoria M45. Forse sarà degli 800? È un vero peccato non trovarlo. Qua Bianchi la fa da padrone dunque. 2.02 per Bruno Centual sui 800 metri, quindi un secondo di distanza sugli 800, nei 1500 muro davanti ad Alabrida. Sarebbe stato un'ottima lepre, cioè un ottimo sfidante per il comunque più forte Raineri, che comunque non vedo. Rispetto a qualche tempo fa, anche se le nazioni partecipanti sono pur sempre le solite, c'è un po' più di competizione. L'Italia nel settore master è molto forte, quindi è lecito che molte gare vengano organizzate ospitate dalla nostra nazione. Però, anche se ci sono tanti italiani, essendo una gara open, quindi aperta a tutti nelle posizioni di rincarzo, davanti c'è una bella sfida a più nazioni, con la Spagna che comunque è sempre stata molto forte nel mezzofondo master, e quindi abbiamo una sfida Spagna-Italia sul 1500, M45, eccola qua la categoria M00, non l'ho vista, era a sinistra, quindi ce l'abbiamo Ottaviani, 1916. Oh, mi sembrava strano che non ci fosse salto in lungo e salto triplo. Benissimo. Allora, a breve questo, cioè i campionati master, ci sarà anche il campionato AIX, qualche gara su strada interessante, tipo la Roma by Night Run. E una cosa che fa un pochino piangere il cuore che abbiano annullato il meeting di Rieti, perché in quello che era a tutti gli effetti uno dei meeting più prestigiosi, almeno in quanto a risultati, un sacco di record del mondo sono stati, non a caso ultimamente, ieri era l'anniversario del record del mondo su 3000 metri, e questo record del mondo, indovinate dove l'avevano fatto? L'avevano fatto l'avevano fatto a Rieti, e Rieti è famosa anche per i record sugli 800. Record di Rudisha prima che lo avesse ancora migliorato nel 2012, lo migliorasse ancora nel 2012 a Londra. È un po' un peccato, perché adesso dopo Padova, dopo Rovereto della scorsa settimana, i meeting internazionali in Italia sono finiti. Io dopo Rovereto, alla fine di Rovereto, ho incontrato uno sconsolatissimo Daniele Corsa, che effettivamente non ha più niente da fare fino alla fine della stagione. Lui, che non è riuscito a qualificarsi per la 4x400, non è entrato in orbita 4x400 mondiale, cosa deve fare? Ora che non ci sono più meeting di livello.
Lui che se non ha una nazione capace come l'Italia, che ha un sacco di amici, insomma, sapete com'è la situazione, se un atleta non è al top, farsi invitare a un meeting internazionale è difficile. Allora lì viene in aiuto una nazione che organizza tanti meeting, la quale ovviamente tratterà con un occhio di riguardo quegli atleti della propria nazione, per insomma, atleti di suoi colori, al fine di metterli nelle condizioni migliori per rendere il più possibile. Questa cosa non succede appunto perché i meeting in Italia sono un po' in crisi, ce ne sono sempre di meno ed essere al top non è una condizione sufficiente per poter esistere. Abbiamo visto il caso di Rieti. Guarda caso a Rieti un meeting c'è stato, quest'anno è stato quello all'inizio stagione costruito su misura per Tortu. Quindi lì dove i soldi c'erano il meeting si è fatto, ma il più importante e prestigioso meeting di Rieti dove non c'era solo la velocità, quello lo hanno annullato. Siamo già al secondo anno e siccome la memoria è corta in questi casi c'è il rischio che nella provincia più atletica d'Italia si dimentichi molto presto di quanto era importante e bello quel meeting. E poi così vicino ai campionati del mondo quest'anno in chiave tattica strategica era molto importante. Ok, questo era più o meno quello che volevo fare, cioè inaugurare il canale con qualche chiacchiera sull'atletica. È arrivato pure un commento da parte di Ralph, che ringrazio per essere stato qua per un attimo sul nostro canale. Qua vedo che abbiamo tre... Cosa vuol dire tre occhi? Che abbiamo un follower sul Twitch, canale Twitch, e due follower sul canale del Mezzofondiere. Ragazzi, qua siamo ancora all'inizio, la strada è ancora lunga. Però, nel caso remoto che non conosciate il primo canale, date un'occhiata al canale principale, il Mezzofondiere. Su YouTube ci sono un sacco di video. L'ultimo che ho fatto in chiave divulgazione scientifica, il doping si farà anche con i batteri? Scopritelo nel video che ho pubblicato appunto sul canale principale del Mezzofondiere. Allora, ciao, grazie per avermi seguito anche se era una live completamente a caso. Come sempre vi saluto con... Ciao atleti, io sono il Mezzofondiere, ci vediamo al prossimo video o alla prossima gara.